Buon pomeriggio a tutti! All'interno di binomania.it e di questo canale YouTube ho spesso descritto le prestazioni dei classici spot and scope per uso naturalistico e venatorio. Questa volta però vorrei parlarvi di un prodotto molto specialistico che ha 3 punti di forza invidiabili: la robustezza, la leggerezza e la rapidità di utilizzo. Uno strumento del genere si può tranquillamente definire field spotter, ovvero telescopio da campo. Sto parlando dello Zeiss Dialit 1845x65 che mi è stato gentilmente fornito da Bignami, distributore ufficiale dei prodotti Zeiss qui in Italia. Molti cacciatori ne apprezzano le prestazioni da tempo, tuttavia ho notato come sia facilmente utilizzabile anche in altri settori. Costa 1.599 euro e vi parlerò delle mie impressioni dopo la brevissima sigla. Ci vediamo tra poco. Inizio con il confermarvi che il Dialit è leggero. Pur possedendo un oculare zoom pesa infatti 1230 grammi che sono distribuiti su poco meno di 40 cm. È robustissimo, è il classico prodotto che potrebbe cadervi dallo zaino o dal cavalletto senza destare grandi preoccupazioni. Conosco molti appassionati che evitano infatti di utilizzare il loro blasonato spot and scope sotto la pioggia o in posti in cui è facile cadere proprio per non rovinarlo. Il Dialit invece è un carro armato o se preferite un sommergibile. Anche i tappi a protezione dei componenti ottici sono concepiti per resistere agli urti. Ritengo che la classicità del design sia poi la formula di questo successo. L'armatura è spessa anche nella zona dell'obiettivo, tutto lo scafo ottico ne è completamente avvolto come potete vedere, inoltre riempito in azoto e impermeabilizzato sino a 400 millibar. Il sistema di messa a fuoco avviene ruotando la campana dell'obiettivo da 65 mm di diametro. Ho stimato una distanza minima di messa a fuoco pari a circa 10 metri. Da questa posizione è necessario ruotare l'obiettivo di poco più di un giro e mezzo in senso antiorario per raggiungere l'infinito. Dai 30 a 35 metri invece è sufficiente meno di mezzo giro per osservare a lunga distanza. Il movimento in rotazione inoltre è preciso e si deve imprimere un po' di forza. Questo è perfetto per non perdere accidentalmente la messa a fuoco. Grazie alla buona profondità di campo disponibile a 18x è perfetto per vari tipi di osservazione su soggetti a media e lunga distanza. Ho appurato che grazie all'accomodamento visivo ho un'ottima percezione della profondità di campo tra i 50 metri e i 150 metri, le distanze a cui di solito osservo i cinghiali, i cervi e i caprioli. In ogni modo, se la teoria ottica non è un'opinione, a 18x dai 324 metri, ossia il doppio dell'ingrandimento, sino all'infinito sarà tutto completamente a fuoco. In sintesi, per quanto riguarda la sua costruzione, se dovessi definirlo con 3 semplici aggettivi direi minimalista, robusto e affidabile. L'ottica dello Zeiss Dialit 1845x65 made in Japan ed è composta da 5 elementi acromatici di alta qualità ed un prisma a tetto Smith Passion con trattamento T, con valori di trasmissione sino all'85% del sistema ottico complessivo. La nitidezza e il contrasto sono ottimi, infatti anche se non è un obiettivo apocromatico e si nota un po' di cromatismo residuo, la differenza con i prodotti economici è palese, aumentando gli ingrandimenti. In questo caso infatti questo piccolo telescopio rimane nitido e contrastato anche a 45x. Un field scope compatto di tutto rispetto deve anche avere un oculare zoom per potersi adattare alle molteplici esigenze di un'uscita, sia essa venatoria o semplicemente naturalistica. L'oculare infatti fornisce un intervallo di escursione compreso tra 18x e 45x, quindi presenta un fattore di moltiplicazione pari a 2,5x. La pupilla di uscita è compresa tra i 3,6 mm e 1,4 mm, mentre il campo lineare a 1000 metri era chiuso tra i 40 metri e i 23 metri. Comprenderete quindi che a bassi ingrandimenti la pupilla sia piacevolmente luminosa per la maggior parte delle osservazioni, ma che non sia possibile usufruire di un campo apparente molto grandangolare. Infatti si sta parlando di poco più di 41 gradi. A 45x invece fornisce quasi 60 gradi di campo apparente. Un plauso invece al paraluce dell'oculare che è decisamente comodo ed è anche retrattile per facilitare l'utilizzo con gli occhiali. Oltretutto è in grado di proteggere molto bene la lente di campo dalle cadute accidentali.
Si dovrà trovare il giusto feeling per evitare un po' di effetto blackout a bassi ingrandimenti, che nel mio caso è sparito poggiando l'arcata sopraccigliare sul bordo superiore della gomma. Anche lo Zeiss Dialit è ottimizzato con il noto trattamento Zeiss T, che consente un notevole aumento del contrasto rispetto a field scope decisamente più economici. Nulla da eccepire insomma e non posso che tesserne le lodi. Ora è giunto il momento di parlare delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Non sarò molto minuzioso perché essendo equipaggiato con un oculare zoom, le prestazioni variano al variare dell'ingrandimento. Per quanto concerne l'aberrazione cromatica al centro del campo, a bassi ingrandimenti è molto ben contenuta, simile a molti prodotti definiti come HD o semi-apo. Si percepisce talvolta, ma non sempre, agli alti ingrandimenti su soggetti in controluci. L'aberrazione cromatica laterale anche in questo caso varia al variare dell'ingrandimento e delle condizioni di illuminazione. In media è presente soltanto agli estremi bordi del campo e sempre su soggetti molto contrastati o in controluce. Grazie al modesto campo di vista a bassi ingrandimenti non si nota molta curvatura di campo. I rapignoli verificare la perdita di potere risolutivo ai bordi, tant'è che portando i dettagli di un capriolo dal centro al bordo l'immagine è sempre molto ben leggibile. La situazione invece migliora già a 30x sino al massimo degli ingrandimenti, dove la curvatura di campo è molto ben corretta. Per quanto riguarda invece la distorsione angolare è presente a cuscinetto e si palesa ovviamente molto di più ai bassi ingrandimenti. È un telescopio che è nato per spazzolare a destra e a sinistra la ricerca di animali o di dettagli e personalmente l'ho apprezzato molto, ritengo che fornisca un'immagine naturale e poco affaticante. Per quanto riguarda le altre aberrazioni non è un telescopio astronomico, ma conosco alcuni appassionati che lo rivolgono spesso verso il cielo, soprattutto quando si trovano in alta montagna e non potevo quindi evitare di testarlo sulle stelle. In questo caso è vinto che a 18x, a partire da circa il 75%, si nota un po' della coma e di astigmatismo, che però diminuisce agli alti ingrandimenti. Tutto sommato è un prodotto ben godibile anche in questa circostanza un po' specializzata. Insomma, sarò poco prolisso. Con questo telescopio terrestre costruito da Zeiss potrete anche scordarvi zaini pesanti, cavalletti robusti, oculari fissi di varia focale e problemi di messa a fuoco. È minimalista ma ben costruito. Grazie alla rotazione della cella che contiene l'obiettivo è possibile essere molto precisi anche con i guanti invernali, operazione che spesso è poco fattibile con spotting scopes compatti dotati della classica messa a fuoco nei pressi dell'oculare. La nitidezza e il contrasto sono ai massimi livelli, l'escursione degli ingrandimenti è perfetta per ogni genere di osservazione diurna e al crepuscolo a 18x mostra sempre vari dettagli. Dello Zeiss Dialit ho apprezzato la sua concezione che in astronomia si definisce grab and go, ossia prendi e vai. In effetti ho compiuto qualche uscita senza neppur sentire l'esigenza di utilizzare un cavalletto come in questo caso. Mi è bastato appoggiarlo a un cuscino riempito di sabbia, il beanbag, sopra il finestrino dell'auto, premerlo contro il tronco di un albero sul parapetto dell'altana. In alcuni casi sarebbe anche possibile scegliersi un ramo secco trovato direttamente sul campo e allestire con un coltellino un supporto molto rapido. A 18x inoltre con un po' di pratica si riesce a fare un po' di panning, meglio se seduti utilizzando i gomiti come sostegno. Si ripone facilmente in uno zaino insieme a decine di altri accessori e volendo potrà anche farvi compiere qualche breve osservazione astronomica, dato che, come vi ho già anticipato, ai massimi ingrandimenti è molto nitido, quindi i crateri lunari sono ben visibili, così come le galassie più luminose. La visione dritta inoltre è perfetta per vari tipi di osservazione, soprattutto quando si osserva da un'altura o da una torretta come in questo caso per il censimento dei nidi dei rapaci. Ed ecco arrivato il momento di citare i pregi e i difetti. Tra i pregi posso dire che è robusto e affidabile, ha una messa a fuoco molto precisa e un intervallo di ingrandimento che è perfetto. Inoltre il trattamento multistrato Zeiss è efficientissimo, non richiede cavalletti molto robusti e si trasporta sempre e ovunque. Per quanto riguarda i difetti posso dire per i puristi dell'ottica che essa non è apocromatica, quindi aspettatevi un po' di aberrazione cromatica. A bassi ingrandimenti il campo di vista apparente inoltre è un po' stretto. In definitiva, il mio giudizio è che sia un prodotto minimalista, essenziale, robusto e performante, in grado di soddisfare sia il cacciatore più esigente sia l'escursionista che necessita di alti ingrandimenti ma deve fare i conti con gli ingombri. È un field scope progettato e costruito per durare un'intera vita.
Se amate questo genere di qualità e di caratteristiche, questo è il prodotto adatto per voi. Vi ripeto il prezzo, costa 1.599 euro e beneficia di 3 anni di garanzia. Io ringrazio come sempre Andy De Santis di bignami.it per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi concesso di citare come sempre le mie impressioni imparziali. Noi ci vediamo come di consuetudine tutti i venerdì nel tardo pomeriggio e vi aspetto tutti i giorni su binomania.it e sui social adesso associati. Vi basta semplicemente cercare Binomania. Un caro saluto da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni a tutti quanti.